Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Questa è la prima parte di un video dedicato all'elaborazione completa di un motore Vespa Large Frame 200 con il mitico bombardone, l'M244. Oggi vedremo la messa a punto del cambio, della trasmissione frizione inclusa e modificheremo l'albero motore per adattarlo meglio alle esigenze del gruppo termico. Vi mostrerò anche la predisposizione che è necessario fare del carter per accogliere i nuovi componenti, ovvero sia l'albero motore e il gruppo termico. Infatti dovremo barenare il carter lato volano per alloggiare la spalla dell'albero che è di diametro maggiore di quella della camera di manovella e poi dovremo applicare dello stucco sul basamento per poter raccordare i travasi nella maniera ottimale. E cominciamo proprio dal rapporto primario. Questa è la frizione che ospita anche il pignone e questo è il quadruplo delle 4 marce, il cluster, su cui già è stata montata la primaria a denti dritti. Partiamo dalla frizione e vi dico quali sono le accortezze per farla funzionare con questo gruppo termico molto coppioso. Cominciamo dalla frizione. Allora, come vi dicevo, la primaria è una DRT. Nello specifico il rapporto sarà 24-62, cambio arcobaleno, quadruplo da 21 e quarta 36 denti, quella del 125. La frizione che utilizzeremo è una Newfren rinforzata, che qualità-prezzo è veramente un ottimo prodotto perché risolve in maniera eccellente ed economica tutti i problemi legati a questo tipo di frizione, ovvero sia il possibile schiodamento dei pirolini che tengono le molle mediante 8 punti di saldatura che vincolano il cestello interno al boccolo interno dove scorre il portamolle, e quindi questo problema è stato risolto dei chiodi che potrebbero tranciarsi. L'altro problema, cioè di apertura del cestello, è stato risolto mediante un anello di rinforzo. Inoltre le battute dei dischi, non so se si riesce a vedere sulla telecamera, sono temprate a induzione, quindi indurite in modo che la campana non possa scavarsi. Questo è un oggetto che costa circa 120 euro, però vale tutti i soldi che costa. Risolve tanti problemi che hanno le frizioni delle Vespe Large Frame, soprattutto 6 e 7 molle. Per questo motore ho scelto di montare una frizione a 9 dischi prodotta dalla Surflex, che potrà tenere a bada la coppia del motore senza utilizzare delle molle eccessivamente rinforzate. Le molle soprattutto sono soltanto 8, quindi anche mettendo quelle più dure che ci sono in commercio, come faremo noi, la frizione non risulta mai durissima come può risultare una 7 molle con le molle malossi. Togliamo le vecchie molle, prendiamo quelle nuove. Le nuove sono le XXX 3xL della SIP. Questa è una configurazione testata, nel senso che così la frizione non slitta e va benissimo. Migliore di queste ci sono, sempre rimanendo in ambito 8 molle, poi per adesso la migliore provata è quella di Crimaz, la CMX. Costa un po', ma vale i soldi che costa, soprattutto per i motori spinti. Va molto bene perché è una frizione leggera, quindi è possibile montare anche dei volant un pochino più leggeri, a tutto vantaggio del funzionamento e dello stress a carico dell'albero motore, che viene a ridursi. Ok, perfetto. Apriamo la confezione con i dischi, eccoli qui. Sono dischi, come vi ho detto, 9, prodotti dalla Surflex. Un kit specifico per questa frizione. Eccoli qua. Allora, qui abbiamo, sì, tutti i dischi, però bisogna riutilizzare il primo disco, quello fornito in dotazione, perché non c'è, vedete? Ci sono i dischi di sughero, che sono 5, e poi ci sono 4 dischi più sottili di questi di acciaio, però ne manca uno, che è quello di partenza, che è questo qui. Ecco qua, questo, il primo, che ha le asole più piccole e è più spesso. Quindi mettiamo questo sotto, poi i dischi vanno unti bene quando si montano. Il fatto di lasciarli a mollo nell'olio, insomma, noi abbiamo fatto delle prove
ma non abbiamo riscontrato sostanziali differenze né durante il funzionamento e neanche per quello che riguarda, faccio così, almeno lo ungo, e neanche per quanto riguarda la durata. Importantissimo quando si utilizzano queste molle così dure, va impiegato anche un anello rinforzato per non rischiare che poi possa saltare quello standard. Questo qui è prodotto da BGM, ecco, alla vecchia maniera. Oh, ok, adesso lo centro un pochino, l'anello è al suo posto. Adesso sganciamo, allentiamo, anzi prima di allentare facciamo una prova per vedere se scorre. Sì, scorre molto bene, tutto a posto, allentiamo e la frizione è pronta. Passiamo al cluster su cui già è stata montata, come vi ho fatto vedere prima, la primaria a denti dritti DRT 62. Questo strumento è ottimo e necessario per fare un lavoro più semplice ma anche meglio fatto, perché questa piastra stringe i due piattini e poi tramite questi fori è possibile schiacciare i chiodi in maniera perfetta. Quindi con l'ausilio del binario triste e solitario, come diceva Claudio Villa, partiamo a chiudere questi chiodi. Ok, ci siamo. Adesso togliamo la piastra e verifichiamo se i chiodi sono stati schiacciati bene. Ecco qua. I chiodi sono stati schiacciati in maniera corretta, però ci sono alcuni punti che sono rimasti più sollevati, come questo ad esempio. Ecco qui. Questo quindi va aggiustato. Per cui per aggiustarlo utilizzeremo uno scalpelletto con la punta più grande, sempre piatta, e andiamo a perfezionare. Ok, questa operazione è più che altro per scrupolo, perché andava bene anche come era prima. Comunque adesso la primaria è sistemata. Eccoci pronti alle prese con il cambio che conclude il reparto della trasmissione. Quello che ci tengo a farvi notare è che questo cambio, ascoltate bene, c'ha un gioco tremendo. Questo qui è male, molto male, perché c'è il rischio che le marce possano saltare, nonostante questo cambio è del miglior tipo prodotto dalla Piaggio, cioè quello con la crociera piatta. Per sicurezza va sistemato comunque. Io ho anche dei rasamenti maggiorati. Allora lo smontiamo per sostituire la quarta marcia e metterne una con un dente in più da 35, che è quella del PX 200, a quella da 36, che è quella del PX 125. Togliamo tutto il pacchetto. Ovviamente qui, siccome che dobbiamo anche sostituire la crociera, smontiamo anche la crociera. Direi che ne ha bisogno,
è un po' bruttina, la crociera, ovviamente io faccio queste precisazioni anche se non è necessario, si svita al rovescio, cioè è una filettatura sinistra. 17, avvitiamo per svitare. Togliamo la vecchia crociera, la crociera al suo posto, perfetto, una gocciolina di fenafiletti, perfetto, e poi svitando la avvitiamo. Ecco qua. Adesso facciamo un fissaggio migliore direttamente, ecco così. Perfetto, stretta a sufficienza. Allora, sono 36, perfetto. Mettiamo quarta, tutte le altre. Ok, poi mettiamo questa e poi vediamo quanto spazio c'è, se effettivamente serve, sì, serve proprio necessariamente quello maggiorato. Allora, vediamo se è sufficiente solo questo oppure se serve anche qualcosa in più. Sì, questo lo riduce un bel po', però ci vorrebbe ancora uno maggiorato di un paio di decimi. Lo prendiamo. Bene. Spessore. Ecco qua. Andiamo un po' con il Seger. Qual era quello suo? Questo mi sembra. Sì, il cambio gira, quindi ci siamo a posto. Eccoci qua, siamo pronti a ragionare dei carter prima di portarli in rettifica. In rettifica perché? Perché la spalla lato volano dell'albero motore, questa, è troppo grande per entrare nel carter. Vi faccio vedere rapidamente. Non ci va. Infatti, questa è di diametro 97,7, mentre la camera di Manuela è di diametro 96,5. Quindi noi questo qui lo dovremmo barenare a una misura compresa tra 98,2 e 98,5 per essere sicuri che poi quello lì non tocchi da nessuna parte. La parte da rinforzare di questo carter, ma soltanto per avere un basamento grande e quindi fare raccordare bene il travaso senza rischiare di andare fuori dalla cornice, è qui. Io ho già preparato la superficie migliorando l'adenenza con un punzone, facendo questi piccoli fori. Adesso prendo la resina, la applichiamo e per quanto riguarda queste lavorazioni abbiamo finito. Questo è proprio l'utilizzo perfetto della resina, non questo che sto facendo io, non voglio lodarmi, ma intendo il modo di lavorare della resina, cioè a compressione. Questa schiacciata qui in mezzo non può andare da nessuna parte, quindi questo è proprio l'impiego per cui questa resina è fatta. Ecco qua. Ok, direi che ci siamo, poi
L'eccedenza è bene rimuoverla adesso, perché poi quando sarà indurita sarà molto più difficile toglierla. Ecco qua. Togliamo l'eccedenza di resina. Ecco qua. Perfetto, il carter già era sabbiato, quindi ok. Adesso, fatto questo piccolo riporto, portiamo il carter in rettifica per farlo sistemare. Concludiamo il video parlando dell'albero motore e delle modifiche da eseguire. Come già vi abbiamo fatto vedere su un video live, oltre che sulle foto che sono su Facebook, quest'albero ha una fase molto contenuta sul ritardo e abbastanza spinta sull'anticipo, anche se secondo me l'anticipo maggiore che ha rispetto a un albero di serie è principalmente pensato per migliorare la lubrificazione della biella. Questo però è un mio pensiero. Vediamo come agire. Taglieremo un pezzettino, in realtà lo limeremo sul ritardo, precisamente così. Toglieremo questo spigolo, guardate, così. Faremo una cosa del genere. Poco, ma necessario. Questo fa una grande differenza, specialmente in alto. Ovviamente poi, per bilanciarlo, dall'altra parte, sempre con il disco lamellare, limeremo un po' qui, in questa zona, così. Asporteremo un po' di materiale qui. Ok, all'opera. Abbiamo lavorato il nostro albero motore, così come vi avevo detto, cioè tagliando, limando da questa parte, così in diagonale, un pochino. Per bilanciare ho asportato un po' di materiale da questa parte. Non lasciatevi ingannare dal fatto che io o anche Francesco, insomma, che noi lavoriamo a occhio, cioè che andiamo, tagliamo, facciamo, perché i riferimenti che abbiamo sono frutto di diversi anni di esperienze e di prove, e quindi che ci permettono di andare a botta sicura, diciamo così. Però voi, se siete alle prime armi, mi raccomando, prima misurate e poi tagliate. 100 misure, un taglio. Questa è la parola d'ordine. Allora mettiamolo qui e vediamo come cade al rovescio. Vediamo se sta a ore 12. Vediamo un po', appena un altro po' da questa parte, per metterlo proprio a ore 12. È importante che l'albero non cada in avanti messo su queste, o sui cuscinetti o sui coltelli, perché altrimenti il motore potrebbe vibrare, specialmente con cilindrate così grandi. Quindi approfondiamo un pochino questo taglio, questa limatura che abbiamo fatto. Asportiamo ancora un po' di materiale qui, in questa zona. Dunque, io non l'ho spiegato, ma è ovvio, nel senso, quando fate queste operazioni mi raccomando a incartare bene la biella, perché specialmente se lavorate con dischi di questo tipo, lamellari così di carta, il materiale che riveste questa carta è corindone, quindi è molto duro, 9 nella scala della durezza, per cui se i residui vanno all'interno dell'imbiellaggio durerà pochissimo. Quindi ben incartato, e poi mi raccomando, lavare bene. Allora, abbiamo detto, ho limato ancora da questa parte per vedere se adesso riusciamo a farlo cadere a ore 12, che è dove ci interessa. Allora, vediamo un po'. Direi che così va bene, ci possiamo accontentare, sta praticamente a ore 12. Per oggi abbiamo terminato. Nel prossimo video vedremo le lavorazioni sul carter, sul cilindro, e assembleremo tutto quanto.
Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.